Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi recensione dedicata a un nuovo flash di Godos. È uscito recentemente proprio la D200 Pro 2 e quindi nel video di oggi te ne parlo. Un flash decisamente molto versatile, quindi segui questo video fino alla fine perché andremo a scoprire tutte le novità che sono state introdotte. Il video è decisamente un po' più lungo del solito perché andiamo a superare i 25 minuti credo, quindi se non avete tempo ve lo guardate a casa tranquillamente sul vostro divano, basta salvarlo. E vi volevo anche dire che usciranno nuovi contenuti, soprattutto quelli che magari vi interessano di più, come i backstage. Ok ragazzi, fatemi sapere poi qui sotto nei commenti la vostra opinione di questo nuovo AD200 Pro 2. Prima di iniziare la recensione ragazzi, al volo ti voglio far vedere quanto è veloce fare la sincronizzazione, cioè il pairing tra X3 AD200 Pro 2, e dal momento che abbiamo anche sotto mano LuxMaster, te lo faccio vedere anche con questo flash, si può fare anche con la D600 Pro 2, che sono attualmente i flash che possiedono questo software che ti permette di fare questo collegamento rapido. Ok, prossimamente quando usciranno nuovi trigger e nuovi flash si potrà ovviamente procedere con quello che ti faccio vedere anche con i nuovi flash. Quindi detto questo, innanzitutto andiamo su menu, sulla D200 Pro 2, la prima voce wireless, tappiamo, anzi non si può tappare perché non è touch il display, quindi premiamo 7 e andiamo esattamente dentro questo menu. Allora qui dove vedi innanzitutto canale, ok, channel, è nel canale 13, quindi qui potresti mettere il canale che vuoi tu, quello che di solito usi sul tuo trigger e sei a posto. Ok, il classico procedimento che si fa manualmente, ma ti faccio vedere giustamente perché è più veloce farlo con questo sistema. Ok, allora cosa devi fare adesso? Devi andare con la rotellina qui dove c'è scritto wireless sync, questa scritta in arancione. Ok, la premi, c'è questa rotellina che gira e sta aspettando proprio lui. Quindi andiamo nel menu dell'X3 setting, la voce wireless, ok, tappiamo, il mio è nel canale 8, quindi adesso io tappando qui dove c'è scritto wireless sync anche lui andrà nel canale 8, quindi l'abbiamo fatto, l'ha fatto, avete visto, contemporaneamente, e in questo momento posso utilizzare il trigger e lui funzionerà. Facciamo anche questa operazione con il LuxMaster. Innanzitutto andiamo nel menu wireless, vediamo su che canale si trova lui attualmente, è nel 2. Adesso io quando vado a tappare qui andrà anche il LuxMaster nel canale 8, perfetto. Quindi facciamo anche la prova del 9, giustamente, dai. Quindi andiamo nel menu dei gruppi, torniamo indietro e facciamo il test. Andiamo a premere il pulsantino per lampeggiare e come avete visto funzionano perfettamente. Dunque ragazzi, allora iniziamo questa nostra chiacchierata, ti faccio vedere le novità che sono state introdotte in questa nuova scatoletta AD200 Pro. Partiamo dall'aspetto che ritengo più importante, cioè dalle due nuove teste che sono state tra l'altro anche aggiornate. Allora, però cosa molto importante, ti dico subito che uscirà un focus dedicato a questo flash, perché nel video di oggi non voglio prolungarlo più del dovuto, se no diventa troppo noioso, però dal momento che è una cosa importante faccio uscire un seguito, quindi se sei utilizzatore di questo flash ti consiglio di non perderlo, e quindi per non perdere i miei video devi iscriverti al canale che è totalmente gratuito, così YouTube ti avvisa quando lo andrò a caricare. Ok ragazzi, altra cosa molto importante per tutti coloro che hanno già una D200 e soprattutto per tutti coloro che hanno acquistato quelle teste che puoi acquistare separatamente, come la testa tonda oppure come l'R200, questa ring light, oppure la sottovalutata S200, questa stick light, che le potrai utilizzare tranquillamente nella D200 Pro 2, ok, senza nessun tipo di problema. Facciamo anche giustamente una prova, così ti faccio vedere che quello che ti dico è vero, perché c'è sempre San Tommaso che ci mette sempre il naso. Allora, ADS200 AD200 Pro 2, come vedete innanzitutto
con il nuovo software anche più carino, Please Connect Lamp Holder. Non abbiamo nulla di collegato e andiamo a collegare proprio l'S200, ok? Innanzitutto adesso quando collegate ti dice il nome della testa, avete visto? Ovviamente è stato proprio meno di un secondo. Comunque qualsiasi testa voi andate a inserire praticamente vi dirà anche il nome e ovviamente funziona tranquillamente. Anzi, se sei nuovo, questo è il motivo proprio anche per farti capire che potrai acquistare in caso di necessità queste 3 teste, le potrai utilizzare, teste che sono già disponibili. Però ricordiamo, perché molti fanno confusione, che queste teste non vanno ad aumentare la potenza ma vanno solo a cambiare la tipologia di luce, ok ragazzi? Non fatevi ingannare dal tubo molto grande, perché la potenza è uguale di quella che ti dà un bulbo come questo. Quindi detto questo, torniamo alla confezione standard e hai 2 teste che sono state aggiornate, la testa con il bulbo H200J2 e la testa con il Fresnel H202, ok? Allora partiamo da quella che penso sia più utilizzata, quella con il bulbo. Come avrai già notato e sicuramente avrai visto anche altri video e soprattutto avrai visto, se segui Instagram, che la differenza è non solamente nelle dimensioni, perché abbiamo una dimensione più grande dovuta proprio perché abbiamo una corona di LED che ti potrebbero essere sicuramente utili per vedere dove va a cadere la luce quando vai a utilizzare il flash, quindi una luce pilota, e perché no anche utilizzabile in certi casi quando non devi utilizzare il flash perché ha una discreta potenza. Abbiamo dei LED che possono essere modificati di potenza da 0 a 100 e soprattutto puoi anche all'occorrenza modificare la temperatura colore. Queste operazioni le puoi fare direttamente dalla D200 Pro, dal pannello di controllo che ha una nuova interfaccia che dopo andremo a vedere, ma consigliato ovviamente l'X3 che ha la stessa interfaccia proprio della D200 Pro che ti agevola e ti semplifica proprio queste 2 operazioni, ok ragazzi? Poi per quanto riguarda la testa che io personalmente vado a utilizzare meno, cioè quella Fresnel, a differenza della vecchia praticamente è un po' più alta, però per quanto riguarda la parabola interna è sempre da 35 mm, ricordiamo che ha una parabola che non può essere modificata, mi sarebbe piaciuta più aperta personalmente, proprio per questo la vado a utilizzare meno. Qui avevamo un piccolo LED e qui abbiamo 2 strisce di LED che praticamente ti danno la stessa potenza che hai in questa testa che ti ho appena fatto vedere, ok ragazzi? Quindi puoi a tuo piacimento aumentare o diminuire la potenza oppure cambiare la temperatura colore. E dopo averti parlato delle 2 teste è arrivato giustamente il momento di parlarti del Pro 2 e vediamo innanzitutto se è cambiato qualcosa rispetto proprio alla versione precedente al Pro, e anche ti posso dire, anche se adesso non ce l'ho qui sotto mano, al D200 del 2017. Quando parliamo di costruzione praticamente non è cambiato proprio nulla, anche le dimensioni come puoi già notare tu stesso sono rimaste le stesse quando parliamo di lunghezza, profondità e larghezza, e anche ovviamente il peso. Mi sono dimenticato poco fa di dirti che nella testa Fresnel hanno aggiunto una ventola che praticamente partirà quasi subito, che serve ovviamente per migliorare il raffreddamento, quindi possiamo stressare molto di più il Pro 2 e quindi non ci saranno problemi per quanto riguarda la protezione, quindi potrai continuare a utilizzare il flash. 2 paroline anche sulla batteria, anche in questo caso non è cambiato praticamente nulla, nel senso che innanzitutto se hai una D200 puoi utilizzare la vecchia batteria nel Pro 2 o viceversa. È aumentata leggermente la durata, ma di poco, perché qui abbiamo 2900 mAh nel Pro 1 e nel Pro 2 abbiamo 2980, quindi sono decisamente bricioline, però devo fare una considerazione e voglio farla con te. Allora, ti ho detto, e adesso fra poco andremo proprio a vederlo assieme, che nel Pro 2 abbiamo un nuovo display molto bello, luminoso, e quando è attivo consuma leggermente di più del vecchio display LCD, ma non è questo che ti deve far ovviamente preoccupare per quanto riguarda la durata della batteria. Come ti dicevo, 500 lampi è la massima potenza,
la classica autonomia che ormai abbiamo imparato a sapere che abbiamo, però adesso innanzitutto abbiamo una ventolina che nel suo piccolo non consuma tanto, ma quello che ti deve preoccupare sono le luci LED, ok? Perché sono decisamente utili, però se le andiamo a utilizzare anche a potenze decisamente elevate, credimi, la batteria scenderà e scenderà di brutto, ok? Quindi una volta che hai visto dove cade la luce, ricordati di andarle a spegnere. Il consiglio che ti do è innanzitutto prestare attenzione, acquistare una batteria di riserva che non fa mai affatto male, ok? Quindi fai questo investimento. Anzi, ti dico che se vorresti risparmiare soldi su una seconda batteria, adesso non hai più in dotazione questo caricatore che troviamo nel Pro 1, ok? Che al suo interno ha un trasformatore, quindi ti devi collegare obbligatoriamente alla 220. Qui abbiamo una piccola basetta in plastica, ok, tascabile. Potresti pensare di ricaricare questa batteria semplicemente con un power bank, ok, o in alternativa puoi utilizzare un normale caricatore da 5 volt a 2 A come quello del telefono. Abbiamo la classica porta USB di tipo C che serve per fare l'aggiornamento del firmware, ma abbiamo adesso una connessione che prima non avevamo. È una connessione, eccola qua, che non serve a tutti, sono decisamente convinto di questo, molti la snobbano, ma fate male. È proprio per questo che voglio fare prossimamente un video dedicato e vediamo se riesco a farvi cambiare idea. Allora, vi spiego meglio. Innanzitutto serve per collegare una batteria esterna che devi acquistare, ok? E praticamente quando hai inserito questa batteria aumenti notevolmente innanzitutto l'autonomia. È praticamente come avessi altre due batterie qui come quella che ti danno in dotazione, ok? Perché siamo quasi sui 4500 mAh, che non sono pochi, ok ragazzi? Cosa molto importante, quando utilizzi questa batteria, questa deve essere ovviamente inserita, perché senza questa batteria la D200 Pro 2 non si alimenta. Questo ovviamente lo devi sapere. Il vantaggio di questa batteria soprattutto ti dà tempi di ricarica più veloci rispetto a quella che hai in dotazione. Mi spiego meglio: se andiamo a lampeggiare alla massima potenza ci impiega esattamente 1 secondo e 8 per ricaricarsi. Con questa batteria i tempi vanno a ridursi decisamente di molto, ma avremo modo di parlarne esattamente in un video dedicato, quindi valuta bene questa cosa qua, soprattutto perché se sei un fotografo sportivo dove hai bisogno di tempi di ricarica veloci quando andiamo a scattare a potenze elevate, ecco che la batteria fa al caso tuo. Altra piccola curiosità che vado a togliere a tutti coloro che hanno il Pro 1: se magari pensate di acquistare anche il Pro 2 e pensate di utilizzare queste teste sulla D200 Pro 1, non potete farlo perché non sono compatibili. Non provate neppure, perché potete magari fare danni, perché abbiamo un piccolo zoccolino che ha dei contatti che servono appositamente per alimentare il LED che possiede solo il Pro 2. Ed eccoci qui, adesso siamo arrivati decisamente alla parte più interessante di questo video, argomento pannello di controllo, display e soprattutto menu. Allora, innanzitutto per accenderlo non abbiamo più qui il tasto laterale come nel Pro 1, abbiamo un tasto condiviso, quindi lo andiamo a premere, è il tasto che praticamente facciamo i test del flash. Una volta che l'hai premuto andiamo a sbloccare con la rotellina, ok, e vediamo subito questo display OLED a colori fatto decisamente bene. È piccolino, non è touch, ma questo secondo me non è un problema. Ha un'interfaccia fatta decisamente molto bene. Ci sono voluti tanti anni finalmente e Godos lo ha ovviamente messo nei propri flash. Piano piano ovviamente lo andrà ad aggiornare con le prossime uscite. Ogni gruppo ha un suo colore, anche la grafica è piacevole. Per chi ha problemi di vista come sottoscritto adesso è decisamente leggibile e quindi ha fatto un buon lavoro Godos. Abbiamo dei tastini ovviamente,
questo dedicato proprio al menu della luce LED che dopo andremo a vedere. Abbiamo una rotellina, il tasto 7 che ti consente proprio di fare tutte le modifiche dal momento che non possiamo farlo, dal momento che non è touch, il tasto mod per cambiare modalità, quindi multi, TTL, manuale. E adesso entriamo finalmente nel menu. La prima voce è quella wireless. Innanzitutto si nota subito che è molto ordinato, ogni voce più o meno ha un colore diverso e quindi rende tutto più semplice. Lo dico perché anche molti di voi non hanno dimestichezza, l'ho notato proprio parlando con voi, però alla fine è solo questione di abitudine e quindi capirete che è tutto facile, e quindi qui Godos ci ha aiutato. Ok ragazzi, quindi partiamo proprio da wireless, che è la funzione che ti consente, come ti ho detto poco fa, di utilizzare i trigger. Ti ho fatto vedere quanto è veloce proprio fare il collegamento tra X3 e questo Pro 2, però nessuno ti vieta di utilizzare i vecchi trigger, come potrebbe essere l'X Pro 2 che io utilizzo ancora, e quindi vado semplicemente a mettere il canale come ho sempre fatto e quindi non ci sono problemi. Tu potresti avere l'X2T, potresti avere l'X1T, insomma sono tutti e rimangono compatibili, quindi problemi non ci sono ragazzi. Abbiamo la funzione colore, se vuoi puoi attivarla, che ti consente di avere uno sbalzo decisamente inferiore, ok? Quindi diciamo che se cerchi la perfezione non la troverai, però dai, diciamo che ci avviciniamo di più. Comunque per me va bene anche la funzione normale. Se vuoi abilitare le fotocellule qui perché vuoi utilizzare questo flash in modalità slave, ovviamente si fa, non poteva mancare, S1 S2. Poi la funzione più utilizzata, cioè l'High Speed Sync fino a un 8 millesimo, puoi attivarla direttamente da qui oppure direttamente dal trigger. Poi questa funzione ti permette di decidere come deve comportarsi questo LED, nel senso che dal momento che è acceso, quando io vado a utilizzare il flash, quando faccio uno scatto, si può decidere uno che si spenga oppure che rimanga accesa, quindi questo lo dovete decidere voi. Poi abbiamo la funzione beep, se volete che una volta che ha caricato il flash completamente ti avvisa con il beep, ok? A me non dà fastidio, anzi fa molto comodo, specialmente quando ho più flash, così so che sono tutti pronti per fare la foto successiva. Qui abbiamo le due scale disponibili. Innanzitutto adesso abbiamo 10 stop se utilizziamo la classica scala che siamo abituati a utilizzare con i flash Godos fino al 512esimo, di solito erano 9, quindi possiamo essere anche più precisi sotto un certo punto di vista, soprattutto chi fa still life, oppure possiamo utilizzare la scala che ti avevo già fatto vedere nel Lux Master, ok? Personalmente continuo a utilizzare questa perché fino a quando non avrò anche altri flash che supportano questa scala, quindi sto aspettando magari la D300 nuovo, quindi per il momento continuo a utilizzare questa. Poi abbiamo la possibilità di spegnere il display dopo un tot di minuti e ovviamente anche di spegnerlo se ce lo dimentichiamo acceso, quindi per risparmiare batteria. Poi qui decidete quanta luce deve avere il display, anche qui per risparmiare energia. E poi ci sono due funzioni che vi avevo parlato 4 anni fa, che quindi non andrò a ripetere anche perché il discorso è decisamente lungo, quindi andate a vedere quel video lì. E poi qui scegli ovviamente la lingua, l'italiano non c'è, quindi inglese. Qui andiamo a fare un reset, quindi rimettiamo tutto come quando abbiamo comprato il flash, e per ultimo qui abbiamo l'ultimo firmware che abbiamo installato, quindi verificate ogni tanto sul sito del produttore perché potrebbe essere che ci sia un nuovo firmware da installare. Vediamo adesso il menu dedicato proprio alla luce LED. Dal momento che abbiamo due teste che sono anche decisamente controllabili non solamente per quanto riguarda la potenza ma anche per quanto riguarda la temperatura e colore, è bene che ci sia un pannello dedicato, quindi entriamo subito, basta
pigiare qui, sono già accese, ok, quindi mi raccomando, quando non ci serve la luce LED dobbiamo ricordarci di spegnerlo. Questo lo dico soprattutto per me, perché io sono decisamente sbadato e dal momento che la batteria è decisamente limitata è meglio risparmiare. Quindi quando ci serve la luce LED la andiamo a accendere, ok, innanzitutto decidi che cosa utilizzare. Innanzitutto è la modalità free. La modalità free ti consente di cambiare innanzitutto la potenza, si parte da un minimo del 10%, non si può scendere, ok, e si sale fino al 100%. Adesso noi la teniamo ovviamente al minimo, e poi anche decidere la temperatura colore. Si va da una temperatura che parte da 2800 gradi Kelvin, quindi come vedi è caldina, ok, e saliamo fino a 6000. Personalmente io la luce che ho a disposizione la userò, perché ancora non l'ho usata, in studio per vedere come cade, ok, quindi la temperatura per me non ha importanza, quindi la lascerò così, 5400, 5500. A proposito, puoi anche utilizzare la modalità prop, ok? Praticamente è già alla massima potenza, è partita la ventola, ok? E qui puoi solo modificare la temperatura colore, ok? Quindi la potenza la puoi modificare solo nella modalità free, che adesso ovviamente noi andiamo a utilizzare ancora, perché ti voglio far vedere un'altra cosa che è molto interessante. Allora, giustamente potreste avere questo AD200 su uno stativo alto, su uno stativo a giraffa, insomma, se devi cambiare la potenza vai decisamente molto male, devi abbassare, rialzare, insomma. Se hai l'X3 praticamente cosa devi fare? Praticamente entri nel gruppo, come sono io qua adesso, oltre a cambiare la potenza del flash puoi anche gestire proprio la luce LED, quindi innanzitutto vai a tappare qui sulla lampadina e poi con lo slider che trovi qui, ok, o con il più o con il meno, vai a decidere la potenza che vuoi dare. Come vedi adesso l'ho portata al 27%, puoi passare in modalità prop e puoi anche ovviamente spegnere, quindi tutto più semplice, quindi prenditi l'X3 che ne vale la pena. Quanto costa la D200 Pro? O vado a comprarmi adesso il Pro 1? Allora, vediamo assieme, dopo ovviamente decidete voi se il prezzo è troppo alto o troppo basso. Ovviamente Godos non mantiene più i prezzi, diciamo, un po' più economici come faceva all'inizio, però se sono troppo alti vi ricordo sempre che c'è l'alternativa Yongnuo, che è simile proprio a questo flash per quanto riguarda alcune prestazioni, ok, con il bulbo che costa meno di 200 euro, oppure c'è G8 che vi avevo portato nel canale, e anche Newer, però hanno la testa Fresnel, non hanno il bulbo, a differenza di Yongnuo che ha la testa con il bulbo. Allora, prima di dirti il prezzo, ma sono sicuro che alcuni di voi sono già andati in descrizione a sbirciare, ti dico anche il contenuto della confezione se andrai a acquistare il Pro 2. Nuova valigetta, nuova texture un po' più carina, all'interno c'è il Pro 2 con il bulbo, le due nuove teste, il caricabatterie e anche il bracket, ok? Quindi detto questo, Pro 2 costa 410 euro, sono prezzi Amazon, poi non lo so, vedete voi dove avete convenienza, e il Pro 1 costa 360, forse anche 350, adesso ripeto, ci potrebbero essere degli sconti, potrebbe scendere, ma non credo più di tanto. Sto parlando del Pro 1, perché dubito che il Pro 2 scenda sotto i 400 euro. Allora, io li ho provati tutti e due, anzi, li ho provati tutti e tre perché avevo iniziato proprio nel lontano 2017 e vi ricordo che il Pro 1, il primo AD200 l'avevo pagato 140 euro, poco meno, però dopo mi hanno dato proprio una botta alla dogana perché l'avevo comprato in Cina, quindi l'ho pagato molto di più, ok? Però lo volevo subito. Nel 2024 siamo arrivati a 410 euro, insomma, non sono pochi, vabbè, ma ne vale la pena.
Quindi se è il primo vostro AD200, io ti consiglio di spendere questi 50 euro in più perché li merita, sono aumentate decisamente le cose che non troverai qui, il menu vale la pena, anche poi con l'esperienza di utilizzo con l'X3, tutta un'altra cosa, molto più comodo. Poi ci sono delle innovazioni, sono anche minime. Io personalmente ti potrei dire potrei continuare a utilizzare anche il primo AD200, quello del 2017, però diciamo che nel complessivo avere questo menu che lo andiamo a apprezzare all'inizio, poi ovviamente come tutte le cose ci stancherà anche lui, però alla fine dai, andiamo a spendere questi 410 euro, però il consiglio che vi do, se vi piace la D200, magari vi fate un pensierino proprio su la DS200, questa stick light che merita, e ripeto, come vi ho detto all'inizio del video, non viene molto considerata da molti fotografi, però credetemi fa la differenza, come fa la differenza alle volte l'R200, la ring light. Quindi sono quegli accessori che solo la D200 ti permette di utilizzare. Quindi la D200, cara Profoto, rimane il flash più versatile che io conosca. Per tutti coloro che devono utilizzare modificatori Bowers Bound, il sistema da utilizzare è sempre lo stesso, quindi S1 e S2, sto parlando di questo bracket, di Godos oppure di quello venduto da terze parti, trovate tantissimi in commercio. Allora, però ci sono due cose che voglio aggiungere, che vedo che alcuni di voi fanno questo errore. Viene spontaneo, soprattutto con la testa Fresnel, di stringere il morsetto direttamente sulla testa. Allora, innanzitutto rischiate di romperla e poi nella testa nuova c'è una ventola, quindi andiamo a coprire il flusso d'aria che deve uscire, quindi dal momento che la ventola serve anche per raffreddare, andiamo a surriscaldare molto di più proprio questa testa. Qui non abbiamo una ventola, però abbiamo delle griglie che saranno proprio per fare uscire il calore, e poi anche in questo caso, ripeto, è molto delicata questa testa e se andiamo a stringere troppo rischiamo di spaccare tutto, quindi andate a stringere all'inizio del telaio della D200. Per tutti coloro che invece utilizzano come sottoscritto la soluzione più leggera e soprattutto più veloce per quanto riguarda l'installazione e inserimento della D200, SMDV. Questa azienda coreana ha un adattatore per qualsiasi flash, attualmente non c'è per questa testa con i LED, ma poco conta perché personalmente a me non servono i LED, soprattutto in esterna, quindi vado a utilizzare la vecchia testa. Ti ho appena detto che tutte le teste vecchie sono compatibili anche con il Pro 2, quindi vado a continuare a utilizzare questo adattatore con i softbox di SMDV. Siamo arrivati alla conclusione di questa mia chiacchierata con voi. Ti ho fatto conoscere, almeno ci ho provato, il Pro 2 e come avrei anche capito durante il video ci sarà anche un seguito, soprattutto vi farò vedere i video che più apprezzate, cioè i backstage. Abbiamo già usato il Pro 2 e lo vedrete molto presto, e soprattutto lo andremo a utilizzare con le teste che già possiedo come l'R200 e l'S200, che sono decisamente molto interessanti, soprattutto quando possediamo un flash così versatile, ok? Innanzitutto volevo ringraziare te che sei arrivato fino a questo punto del video, decisamente più lungo del solito, ok? Quindi vuol dire che non ti ho annoiato, sarete decisamente pochi, però apprezzo questa cosa, come apprezzo un like da parte tua proprio per supportare il mio lavoro. Il mio è un canale, ricordo, totalmente free, non ci sono abbonamenti, neppure chiedo donazioni, però un like mi permetto di chiederlo. Quindi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, forse anche prima, vediamo, e soprattutto aspetto un tuo commento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi di questo AD200 Pro 2. Quindi ciao e alla prossima!